un affascinante, grande e complesso calendario perpetuo. Via con la sigla. Buongiorno a tutti, oggi parliamo di un orologio, di un pezzo di altissima orologeria che è quasi irriconoscibile. Cioè non è una novità tecnica, ma è una novità estetica così profonda che è veramente tutto un altro orologio. Stiamo parlando cioè del Bovet nuovo Recital 21 Perpetual Retrograde Calendar. Credo che sia davvero per la casa un modo nuovo di proporsi, un po' più mainstream, un po' meno originale, quindi io dovrei essere contrario. Ma in questo caso faccio un'eccezione, perché passiamo subito a vedere l'orologio e vi spiego il perché. Questa era la precedente versione, data retrograda, finestrelle a mezzogiorno al 3 al 6 e piccoli secondi al 9, diciamo tutto un po' disordinato. Questa invece è la moderna versione e devo dire già la data retrograda che va dalle 4 all'8 è già molto più ordinata. E poi c'è questa cassa simmetrica da 15 mm a 10,2, quindi una bella differenza. E il quadrante è un upper worked, cioè è in zaffiro in questa versione verde, ma c'è anche in versione marrone e in versione blu. E le finestre sono state lasciate nello stesso posto con le stesse indicazioni, eccetto per i piccoli secondi che per fortuna non ci sono più e io non posso che esserne molto molto felice. Poi c'è gran luminova dappertutto in modo che al buio l'effetto vedo non vedo e il vetro trasparente che carica di giorno restituiscono un aspetto molto bello. E questo è il bellissimo calibro manuale, 5 giorni di riserva di carica con indicatore di riserva di carica nel lato B e abbiamo la doppia ruota, il meccanismo, il doppio coassiale dei secondi, quindi non è lo scappamento coassiale, 3 Hz è il bilanciere e le finiture magnifiche sempre di Bovet. Questa è la collezione Dimier Recital, è la collezione Dimier, non la collezione Fleurier. Ho ancora detto che questa versione è in titanio grado 5, quindi anche piuttosto leggero. Ha questa bellissima cassa simmetrica, peccato per il 44 mm di diametro che renderà sicuramente tutto molto leggibile, ma è un po' grandino. Però la simmetria, il disegno della cassa a me piace molto, con questo spessore variabile la trovo stupendo. Sono 60 pezzi per ogni colore, quindi 180 pezzi in tutto, siamo sopra i 90.000 franchi svizzeri escluso tasse, quindi il prezzo è al livello che è su un orologio di questa tipologia, con finitura al massimo, grande meccanica e grande savoir-faire di questo costruttore quasi ignoto in Italia, ma che merita tantissimo. Ricordiamolo, marchio antico di Fleurier, rilanciato alla grandissima da un erede di una fortuna farmaceutica svizzera, Pascal Raffi. Devo dire, chapeau, cioè i suoi orologi sono, io ne ho visti davvero parecchi, sono magnifici, sono magnifici. Credo che se uno in Italia vuole avere un Bovet debba andare da Jacopo Corvo a GMT a Milano, non credo che esistano altrove e anche lì bisogna fare un ordine preciso perché ovviamente non si trova un commerciante, almeno in Italia, che tenga tutta la gamma Bovet, anche perché sono orologi in genere, la più parte della gamma è sopra i 200.000 euro abbondantemente, quindi ecco, e non si scende, si scenderà sui 30.000 al limite, ecco, ma non meno. Ho detto tutto, vi ringrazio, vi saluto, mettete like se vi è piaciuto il video indipendentemente dall'orologio e al prossimo video, iscrivetevi, ciao!